tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dici, di che parliamo oggi? Di che parliamo? Un argomento di cui volevo parlare da un sacco di tempo, perché quando cammini a Seul, se voi mai verrete, vi renderete conto di quanto la nostra lingua, bellissima lingua romana ergo zigota, sia in realtà molto usata dai negozi, dai ristoranti, insomma, per renderli un po' più frivorelli, più bellozzi, insomma. Per esempio, se chiami un negozio, non lo so, Triangolo Scaleno, cioè, siccome è italiano, è bellissimo, cioè, Triangolo Scaleno, cioè, bello. E insomma, questa sarà un po' una classifica tipo quelle horror di Nadia Tempest, non so se avete presente, insomma, penso proprio di sì. Cioè, veramente ci saranno dei nomi, soprattutto i primi della lista, ragazzi, cioè, proprio allacciate le cinture. Allacciate le cinture, ma che Allora, al 10° posto troviamo un genio del male assoluto, pieno di soldi tra l'altro, che ha aperto una chain, una catena di caffetterie super famosa in Corea, e da businessman quale era, ha pensato: qual è il modo più intelligente per dare il mio nome alla mia catena multimiliardaria di caffetterie in Corea? Ovviamente Google Translate, no? Quindi lui cosa ha fatto? Ha detto: scriviamo good coffee in inglese e traduciamolo in italiano. Cosa gli è uscito? Cosa gli sarà mai uscito secondo voi? È uscito caffè bene. Non è che ha detto facciamo un double check, chiediamo a qualche italiano se ha senso. No! Via, facciamo, apriamo 500.000 catene nel mondo. Caffè bene, nel senso, bravo, che bravo, non lo so, cosa vuol dire caffè bene? Ma cosa vuol dire? Invece la prossima persona che ha aperto sempre un'altra catena non importante quanto caffè bene, ma insomma abbastanza presente in Corea, ha deciso di andare più sul romantico. Ha detto: qual è il pensiero più romantico che c'è per ogni persona, in ogni individuo? Il primo bacio. E lui dice: io voglio chiamare la mia catena Primo Bacio. Però poi pensa anche: ma primo bacio e basta, non dà importanza alla bellezitudine che deve avere il mio ristorante, cioè proprio aggiungiamo più massa, più contenuto a questo nome. Chiamiamolo Primo Bacio Baci. Ha messo un plurale a cazzo dopo per decidere di dare più impatto. E in effetti pensateci, molto più bello così. Primo bacio, baci. Beh, il numero 8 è una cosa che dovevo includere io come rappresentante, insomma, di questo canale, perché stiamo parlando di mafia usati a cazzo di qua e di là in ogni negozio in cui ci sia roba italiana, insomma. E vi svelerò un segreto che mi chiedete spesso, tipo: perché si chiama Soul Mafia il tuo canale, così bla bla bla. È perché appunto qui in Corea, se uno pensa all'Italia, praticamente pensa la pasta, la pizza e la mafia. Cioè, se non chiami il tuo ristorante pasta, pizza, praticamente rimane solo mafia e lo mettono lì, pam pam. E quindi anche il mio canale, insomma, Soul Mafia, perché così come pensano i coreani, se io metto mafia il mio canale diventa italiano. Cioè, avete capito? Voi pensate che i nomi che faccio io sono a caso, e invece fregati, pensate all'intelligenza, alla storia mistica che c'è dietro al nome del mio canale. La prossima posizione è una roba, cioè, veramente, che mi è rimasta impressa nel corazon espinado della mia vita. Stiamo parlando di un altro nome di caffè, questa volta caffè in bottiglia, di cui non ho più prove fotografiche perché penso che il brand sia fallito. Proprio non capisco perché. Il nome in questione è Caffè Bara. Io, cioè, proprio mi sono scervellato l'anima per capire perché sto qua avesse potuto chiamare il suo caffè Bara, proprio Italian Coffee Bara. Mi sono scervellato, ho fatto degli studi scientifici proprio di mesi e mesi, e alla fine sono arrivato a una conclusione che secondo me ha senso, ha il suo senso, e ora ve la vado a esplificare. Lui cosa ha fatto? Voleva chiamarlo caffeina in italiano, insomma, caffeine. Come si dice caffeine? Caffeine. Ecco, caffeine, vabbè, avete capito. E invece ha sbagliato a scrivere, e invece di scrivere caffeine ha scritto, secondo me, Coffin. che vuol dire in italiano bara. Manco ha scritto giusto quello che doveva fare. Ma l'intelligenza umana a che livelli può arrivare? Al 6° posto, ragazzi, un altro genio del male che ha deciso
di aprire questa catena che fa solo tiramisù. Cosa fa però? Dice, come lo chiamo? Tiramisù? No, trasformiamo la parola tiramisù in un verbo retroattivo di azione motoria. Non lo so cosa pensa, non lo so. So che il risultato finale è che ha chiamato un coso che vende tiramisù tirare mi su. Che cosa vuol dire tirare mi su? Senza dubbio creativo, almeno, questo dobbiamo dargli credito. Però è un nome che fa un po' cagare. Al numero 5 un'altra catena molto famosa in Corea di gelato italiano, quindi il vero gelato italiano. Un gelato molto gustoso, ma proprio, come si può dire molto gustoso in altre parole? Lui lo sa, questo signore lo sa un modo ancora più superlativo di dirlo di quello che sei tu da casa, persona che stai guardando questo video. Lui vi ha battuti e ha deciso di chiamare la sua catena di gelati molto gustosa Gustmo. Non so neanche pronunciarlo, Gustmo. Cioè, è questo proprio, io ci provo a capirlo, ma non ho capito perché ha voluto levare le vocali. Boh. Medaglia di legno, quarto posto per... Questo è proprio secondo me il nome più sbagliato che tu possa dare a un ristorante italiano. Questa persona, deficiente, perché sei deficiente, ha deciso di chiamare la sua catena di ristoranti italiani Bon Appetit. Ma tu come ti permetti di chiamare una catena di ristoranti italiani Bon Appetit? Ma io veramente ti pinzo i peli del sedere uno a uno. Ma come fai a chiamare un posto italiano Bon Appetit? Cioè, ora mi dici la coerenza da qua a qua che ti ha fatto arrivare a Bon Appetit? Non c'è, te lo dico io, non c'è. Ok, al secondo posto, ragazzi, questo è un genio del male eterno, proprio è inarrivabile, il suo genio è inarrivabile. Come l'altro di prima ha deciso di aprire un negozio che fa solo tiramisù. Però non è scemo come l'altro che si complica la vita e dice facciamo diventare il titolo un verbo transitorio. No, questo è più intelligente, dici ma io come posso chiamare il mio negozio che fa solo tiramisù? Ragazzi, questo negozio, crediateci o no, si chiama Bistecca. Lui è oltre, ragazzi, questa persona è oltre. Questo è il genio assoluto. Al secondo posto troviamo una scuola in cui tutti vorremmo mandare i nostri figli per farli crescere proprio come dei piccoli Einstein. C'è un posto ad Hongdae che è una scuola, insomma, universitaria, un'area universitaria molto famosa in Corea, che tiene sta scuola d'arte. E voi dite, come si potrà mai chiamare sta scuola? Si chiama Pene School. Pensate io quanto mi vanterei se mio figlio andasse lì. Cioè pensate tipo incontrare le mamme di altri bambini e vi chiedono ah ma quindi tuo figlio dove va a scuola? E tu rispondi beh mio figlio va alla Penny School. Veramente farò nascere mio figlio in Corea solo per farlo mandarlo alla Penny School e farlo diventare un vero artista con le palle. Cioè nel senso vedi che puoi anche dirlo se va alla Penny School perché ha senso coerente. E al primo posto, ragazzi, questo vince tutto proprio primo, cioè proprio solo lui vince la vita. È un posto, insomma, veramente forse il più romantico tra tutti quelli che abbiamo elencato fino adesso. È un clima proprio veramente intimo, è un clima di un certo livello. Stiamo parlando di Anale Noi, me e te Anale, cioè... No, se devo essere sincero, questo è un italiano che è venuto in Corea ed è venuto a trollare tutti i coreani. Sono abbastanza sicuro di questa cosa perché Anale Noi è tipo il tizio italiano che era andato al Grande Fratello, cos'era, polacco, che continuava a bestemmiare. Forse è lui, tra l'altro. Non può esserci un'altra spiegazione per sta cosa, non può esserci, oggettivamente. E questo è tutto per oggi, fatemi sapere se insomma vi piacciono questi tipi di classifiche. Mentre state guardando questo video io sarò in Giappone e quindi insomma se volete vedere gli aggiornamenti miei in Giappone seguitemi su Instagram perché farò un sacco di Instagram stories come al solito. E basta, ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara, tirarmi su.
E anche bistecca comunque.